Ehi là raga, ciao. Sto video è molto complicato per me da fare perché non mi sono scritto nulla e sostanzialmente sto cercando di andare a braccio per spiegarvi un po' quello che sta succedendo e quello che succederà. Sì, sostanzialmente si tratta di un'altra delle ennesime volte in cui devo parlare del perché i miei progetti non sono andati avanti. È sempre molto complicato confrontarsi con questo tipo di situazioni perché è un po' come guardare in faccia i propri fallimenti personali. Non che i fallimenti siano una cosa necessariamente negativa, perché ci aiutano anche a trovare nuove direzioni e nuovi spunti sul come fare le cose. Però è sempre abbastanza pesante fare un video così in cui cerchi un po' di, non dico giustificare, ma far capire un po' di cose. Niente, fondamentalmente volevo farvi sapere che il motivo per cui non ho più fatto live su Twitch, il motivo per cui non sono più usciti video di nessun tipo e ho interrotto la maggioranza dei miei progetti è perché non ne avevo più voglia. Ero super mega demotivato e mm, non mi va di fare le cose soltanto per farle e penso che nessuno dovrebbe mai fare le cose solo per farle nella vita. Quindi semplicemente ho deciso di prendermi una pausa, di interrompere tutto e di cercare di capire bene che cosa avrei voluto fare. Poi recentemente ho affrontato un periodo in cui non mi sono sentito molto sicuro di me stesso e delle mie capacità. L'anno scorso ho avuto il Covid, come è capitato a tanti di voi, però la differenza è che non molti sanno che io, oltre a parlare un sacco come sto facendo adesso, con la mia voce ci canto da quando avevo 15 anni. E questa cosa per me è stata molto sofferta perché il Covid mi ha lasciato un po' di conseguenze abbastanza nefaste dopo, perché sono guarito, ma la mia voce non è guarita del tutto. Ho affrontato un periodo in cui ho pensato di non riuscire più a cantare, ho pensato di non avere più fiato, di non avere più risorse per continuare. Questa cosa mi ha portato a tutta una serie di problemi, soprattutto emotivi, perché ho pensato che fosse un capitolo chiuso della mia vita, ho perso qualsiasi tipo di ispirazione, di speranza. E magari se vedrà questo video, tipo una delle tante persone con cui suono e che ho lasciato appesa a metà, uno su tutti è Danilo, con cui ho un progetto musicale aperto da anni ormai. Non ho più scritto canzoni, non ho più scritto testi. E non perché tornare su queste cose mi faccia soffrire, ma perché questa situazione mi ha demotivato parecchio, perché mi sono sentito più debole e più vecchio di quanto non sia. Ho avuto paura di non saper più fare quello che mi piaceva fare e che mi riusciva meglio fare. E quindi per un bel po' di tempo sono stato lontano da queste cose. Poi l'altro giorno ho avuto una conversazione con la mia ragazza, che noi abbiamo questa abitudine di conversare. So che il 2023 inizia a diventare una cosa anacronistica, ma noi in coppia parliamo spesso di quello che succede, parliamo spesso di come ci sentiamo e quindi stiamo andando avanti abbastanza bene da qualche anno così. Niente, parlando con la mia ragazza mi ha motivato un po' a riprendere in mano le cose e a pensare di rimettermi in gioco in questo senso, anche perché il tempo è passato e piano piano ho avuto la mia ripresa, ma non lo so, avevo una sorta di blocco emotivo nel fare tutte queste cose. Poi grazie al club musicale in cui andiamo sempre nei weekend e a tutta una serie di iniziative ho iniziato un po' a riapparire in questo senso. Voi pensate che mentre avevo questa situazione in corso, io praticamente ho anche fatto una serata, un concerto in questo locale con la band che abbiamo. Nonostante questo mio stato d'animo l'ho fatto e forse sta cosa mi ha fatto anche bene, perché mi ha fatto capire che se mi impegno forse riesco ancora a ritornare ai livelli di prima. Insomma, sta conversazione con la mia ragazza insieme a tutte queste cose hanno un po' scavato dentro di me e mi hanno portato a pensare che forse un minimo di chance
a queste cose che so fare, dovrei dargliela. E io sono strasicuro che potrebbe essere in grande percentuale un altro di quei progetti che non mi portano nulla di concreto, che non crescono, che non si sviluppano. Però forse è arrivato il momento, perché non sono un vecchio, ecco, diciamola così. E se penso alla mia vita, non penso che forse questo percorso sia già finito. Forse è arrivato il momento di cercare di mostrare un po' di più quello che so fare. E non cercare di fare tutto quello che fanno gli altri o che vorrebbero fare gli altri per trovare una via più facile. Forse devo prendermi questa via più complicata, questa via ingrata che è quella di farvi vedere come canto e cercare di costruire qualcosa. O quantomeno provarci e non avere poi più avanti il rimpianto di non averci mai provato quando avevo il tempo e l'energia per farlo. E forse sta cosa mi farà anche bene psicologicamente perché mi riuscirà in minima parte anche a dimostrarmi che sono ancora capace e che forse quando mi abbatto sono un po' un coglione. Ecco, quello. E niente, ho tipo fatto quanto? Quasi 8 minuti di video adesso, quindi li superiamo sicuro, quindi ho parlato abbastanza. Niente, volevo solo dirvi che prossimamente su tutti i miei social usciranno questi mini video in cui mi cimento con diverse canzoni, in cui canto diverse cose perché niente, è arrivato il momento di provare a dimostrare quello che so fare e ci proverò così con piccoli passi, piccoli granelli di sabbia, piccoli pezzettini di me e di musica che mi piace e cose che mi piace fare. E poi chissà che altro verrà fuori, perché lo sapete ormai, penso che chi mi conosce lo sappia, chi non mi conosce imparerà che io non riesco a stare con le mani in mano per troppo tempo e devo sempre creare qualcosa di nuovo. E ho tante idee a cui ho pensato per tutti sti mesi di assenza che in realtà non vedevo l'ora di esplorare, ma non avevo forse la spinta per esplorare. E quindi niente, ho deciso di iniziare così da una cosa che un tempo mi dava sicurezza e che adesso mi fa sentire la persona più insicura del mondo e vedere come va. E niente, spero che quello che vedrete, probabilmente il primo mini video uscirà mentre state guardando questo video. Spero che quello che vedrete vi piacerà e spero di essere ancora bravo, dannazione, è quello. Spero di riuscire a comunicarvi un po' quella che è la mia passione per questo mondo, perché anche se poi sono virato parecchio sulla creazione di contenuti, io sono nato cantante. Il mio primo approccio al pubblico è stato quello e forse è il momento di farla tornare una cosa principale nella mia vita, quindi ci vediamo dopo e che gli dei mi proteggano.